Pronte a realizzare la borsa più virale del web in mia compagnia? Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie e vi do il benvenuto in un nuovissimo episodio di... Voi chiedete uncinetto, ogni punto è per voi. Andremo infatti a realizzare la pouch bag, la borsa più virale del web al momento, che è un progetto veramente facilissimo e anche abbastanza veloce da realizzare. Io l'ho realizzata con la fettuccia skin top di Hobby Perline, ho scelto la colorazione cuoio e guardate quanto è bella, io adoro questa colorazione. Pensate che addirittura abbiamo organizzato un evento per realizzarla tutte insieme e come vi avevo promesso è arrivato anche il tutorial per tutte voi, quindi spero di aver fatto cosa gradita. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto. Ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni perché lo conoscete tutte. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo ed ovviamente lasciate un commento con il progetto che vi piacerebbe vedere in questa serie. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 2 gomitoli di fettuccia skin top, nel mio caso colorazione cuoio. Avremo bisogno di circa 80 cm di catena con 2 moschettoni. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 5,5, marca punti Ago da Lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base, quindi uncinetto 5,5, fettuccia effetto pelle che vi consiglio di tirare in modo da renderla tubolare, comunque tenerla sempre in tiro per evitare che venga fuori il rovescio della fettuccia. Quindi facciamo intanto il cappietto iniziale. E ci andiamo ad avviare 25 catenelle che corrisponderanno circa a 20 cm. Ve le lascio anche indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Lavorate tutte le nostre catenelle, aver raggiunto la lunghezza desiderata, perché comunque in base alla misura che volete ottenere avvierete un tot di catenelle. Nel nostro caso, vi ripeto, abbiamo avviato 25 catenelle per un totale di circa 20 cm. A questo punto si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi partendo ovviamente dalla seconda catenella dall'uncinetto ci inseriamo e andiamo a lavorare una maglia bassa ed una maglia bassa per ogni punto fino al termine della riga, quindi dobbiamo arrivare esattamente in questo punto qui. Ok, qui abbiamo l'ultima catenella. All'interno di quest'ultima catenella andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi ci inseriamo, lavoriamo la prima e poi lavoriamo nello stesso punto altre 3 maglie basse, quindi 2, 3 e 4, perché la prima già l'abbiamo fatta, quindi abbiamo un totale di 4 punti nello stesso punto. Ora torniamo indietro a maglia bassa, quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo punto, quindi esattamente qui. Arrivate nell'ultimo punto, qui dobbiamo andare a lavorare 3 maglie basse, la quarta l'abbiamo già realizzata all'inizio, quindi ci inseriamo nel punto e andiamo a lavorare le ultime 3 maglie basse. Ed eccoci qui, 3 maglie basse più una 4, abbiamo 4 maglie basse anche su questo lato. Ora cosa facciamo? Non vado a lavorare a spirale, quindi chiudo direttamente nel primo punto con maglia bassissima, mi inserisco e faccio una maglia bassissima,
faccio una catenella e nello stesso punto vado a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Questo sarà il primo aumento. Metto il marcapunti sul secondo punto per definire la zona degli aumenti per il giro successivo, ma ora vi faccio posizionare anche i marcapunti per definire la zona degli aumenti di questo giro. Quindi qui abbiamo i nostri 4 punti, mettiamo il primo marcapunti nel primo punto di 4 e il secondo marcapunti lo mettiamo nel quarto punto, quindi contiamo 1 2 3 e 4 e nel quarto punto mettiamo il marcapunti. Quindi in questo giro cosa faremo? Andremo a lavorare un aumento per ciascuno di questi 4 punti, mentre per le altre maglie lavoreremo un solo punto. Faremo lo stesso anche sull'altro lato e quando arriviamo al primo dei 4 punti noi andiamo a mettere il marcapunti. Quindi esattamente in questo punto qui abbiamo 1 2 3, questo è il punto di chiusura e il quarto già l'abbiamo lavorato, già abbiamo fatto il primo aumento, quindi qui non dobbiamo mettere il marcapunti, ho messo già il marcapunti ma per il giro successivo. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo marcapunti che incontro. Qui abbiamo il marcapunti, lo togliamo ed iniziamo a lavorare i nostri aumenti, quindi per ciascuna di queste maglie andremo a lavorare 2 maglie basse. Iniziamo da qui, lavoriamo 1 e 2, punto successivo di nuovo un altro aumento, 1 e 2, punto successivo un altro aumento, 1 e 2, punto successivo ultimo aumento, 1 e 2. Ci posizioniamo già i marcapunti per il giro successivo, quindi il primo marcapunti lo mettiamo sul primo punto del primo aumento, quindi esattamente qui, e poi il secondo marcapunti lo mettiamo sull'ultimo punto dell'ultimo aumento, quindi esattamente in questo ultimo punto lavorato. Procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al prossimo marcapunti. Siamo arrivati al marcapunti, lo togliamo e lavoriamo gli ultimi 3 punti del giro. Partiamo dal primo, lavoriamo un aumento, quindi 1 e 2, punto successivo altro aumento, e ultimo punto, ultimo aumento. Questa è la maglia bassissima di chiusura, quindi non conta come punto. Andiamo a mettere il marcapunti nel primo punto del primo aumento per definire la zona degli aumenti del giro che andremo a lavorare ora. Quindi il marcapunti lo posizionate esattamente nel primo punto del primo aumento. Ed ora vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, mi inserisco nel primo punto, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima in questo modo, catenella e parto con l'aumento nello stesso punto, quindi lavoro 2 maglie basse nello stesso primo punto, 1 e 2. In questo giro andremo ad alternare, per quanto riguarda la sezione degli aumenti, un aumento ed una maglia bassa. Quindi ora ho fatto un aumento, nel punto successivo vado a lavorare una sola maglia bassa. In questo modo ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al primo marcapunti che incontro. Bene, qui togliamo il marcapunti ed iniziamo a lavorare l'ultima sezione di aumenti, quindi un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia singola nel punto successivo, un aumento nel punto successivo,
una maglia bassa nel punto successivo, un aumento nel successivo, una maglia bassa nel successivo, un aumento nel successivo ed una maglia bassa nell'ultimo punto. Togliamo il marcapunti e lavoriamo la maglia bassa e questo sarà il risultato. Non sto mettendo i marcapunti perché non dovremo fare altri aumenti nei giri successivi, quindi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo marcapunti. Ed eccoci qui nell'ultimo marcapunti, lo togliamo, lavoriamo un aumento in questo primo punto, una maglia bassa nel punto successivo, un aumento nel successivo, una maglia bassa nel successivo, un aumento nel successivo ed una maglia bassa nell'ultimo punto. A questo punto chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. In questo modo questa sarà la nostra base terminata. D'ora in poi andremo a lavorare il corpo borsa che faremo appunto canestro in costa. Se siete principianti o comunque alle prime armi e non volete complicarvi la vita, potete lavorare anche tutto il corpo borsa a maglia bassa o con un altro punto semplice, ma posso assicurarvi che comunque il punto canestro di per sé non è difficile perché ha gli stessi passaggi della maglia bassa, ma dobbiamo semplicemente entrare in punti diversi ed ora lo vediamo insieme. Iniziamo facendo una catenella e andando a lavorare una maglia bassa in costa retro nel primo punto, quindi dove abbiamo chiuso con maglia bassissima. Ci inseriamo prendendo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo ora procediamo lavorando un punto canestro nel punto successivo. Siccome in basso c'è l'aumento, entreremo comunque alla base della maglia bassa che abbiamo appena fatto. Ci inseriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo su e chiudiamo a maglia bassa. Vedete, abbiamo solamente cambiato il modo di entrare nel punto successivo, maglia bassa in costa retro, quindi ci inseriamo prendendo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, punto canestro, quindi dobbiamo andare nel punto successivo ma sottostante. Questo lo abbiamo già lavorato, quindi dobbiamo saltarlo, andiamo nel successivo, ci inseriamo proprio qui alla base della maglia bassa sottostante e lavoriamo il punto canestro, che non è altro che una maglia bassa presa proprio alla base del punto sottostante. Vedete? Questo sarà il risultato. Si procede in questo modo per ogni punto, quindi punto successivo maglia bassa in costa retro, punto successivo punto canestro, quindi come sempre dovete saltare il punto sottostante, questo qui che abbiamo già lavorato, e dobbiamo andare nel successivo. Ci inseriamo e facciamo il punto canestro. Procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Qui dove abbiamo gli aumenti fate un po' di attenzione perché come potete vedere io qui ho l'aumento in basso e devo lavorare il punto canestro e poi devo lavorare la maglia bassa in costa retro. Sembrerà di aver lavorato nello stesso punto, ma in realtà abbiamo comunque due punti di base, quindi dove c'è l'aumento dovremo fare sia il punto canestro che la maglia bassa in costa retro.
Ho terminato il mio giro, da questo momento in poi non andremo più a chiudere i giri con maglia bassissima, bensì andremo a lavorare a spirale. Quindi ora cosa facciamo? Dovremo andare a lavorare nello stesso modo ma alternando i punti che abbiamo in basso. Quindi si riparte con il giro, qui ho la maglia bassa in costa retro, quindi mi inserisco alla base di questa maglia bassa, esattamente qui, e vado a lavorare il punto canestro. In questo primo punto vado a mettere il marcapunti che mi porterò per tutta la lavorazione per segnare il primo punto del giro, in modo da facilitare comunque la chiusura al termine del lavoro. Quindi metto il marcapunti e ora procedo lavorando i punti nello stesso modo ma alternandoli. Quindi dove abbiamo il punto canestro lavoriamo la maglia bassa in costa retro, qui ho il punto canestro, lavoro la maglia bassa in costa retro, poi ho la maglia bassa in costa retro, lavoro il punto canestro inserendomi sempre alla base della maglia bassa. In questo modo, punto successivo abbiamo il punto canestro, quindi lavoriamo la maglia bassa in costa, punto successivo abbiamo la maglia bassa in costa e lavoriamo il punto canestro inserendoci dove abbiamo la stanghetta. Dove vedete la piccola linea di rilievo, diciamo, noi ci andiamo ad inserire. Questo sarà l'effetto. Procederemo in questo modo per tutto il giro e per i giri successivi, sempre alternando i punti con quelli che abbiamo in basso. Qui in alto vi lascerò come sempre indicato il numero di giri totali per quanto riguarda la lavorazione a punto canestro, insieme alla misura in centimetri, ma potete variarla in base a quanto alta volete fare la vostra borsa, quindi sentitevi libere di cambiarla. Procediamo quindi in questo modo, lavorando a punto canestro fino a raggiungere l'altezza desiderata e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ricordate comunque di posizionare il marcapunti sempre nel primo punto. Se vi risulta scomodo potete anche non metterlo, vi consiglio comunque di farlo, e una volta terminato comunque tutto il lavoro appiattite la borsa e capite dove andare a chiudere, tanto si vede un minimo di scalino. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato di lavorare il mio corpo borsa, ho lavorato i 21 giri a punto canestro ed ho raggiunto un'altezza di circa 20 cm, ovviamente dal primo giro di punto canestro fino all'ultimo, non ho calcolato l'intera misura. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare un ultimo giro di rifinitura a punto bassissimo. Ho ultimato il mio lavoro con una maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto del giro ovviamente, ed ora continuo a lavorare a spirale, quindi mi sposto nel punto successivo, prendo solo la metà catenella retro, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Procedo così per ogni punto. Ovviamente dovrò fermarmi nel punto prima della maglia bassissima lavorata, quindi metto un marcapunti qui. Questo è l'ultimo punto basso che ho lavorato del giro a punto canestro, poi ho lavorato i due punti bassissimi, procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro per ogni punto e ci rivediamo al termine. Ho terminato il mio giro, mi sono fermata nel penultimo punto, questo è l'ultimo punto che sarebbe da lavorare, ma non lo andremo a lavorare, bensì andremo a sostituire l'ultimo punto con l'asola di chiusura. Quindi ora possiamo tagliare il filo, lo tiriamo fuori e andremo a chiudere esattamente nel primo punto bassissimo. Quindi qui abbiamo l'ultimo punto, togliamo il marcapunti, andiamo nel punto successivo, ci inseriamo proprio nel punto in questo modo e poi rientriamo dal punto da cui siamo uscite. In questo modo, vedete, avremo fatto la chiusura invisibile. A questo punto andiamo a nascondere e bloccare il filo attraverso le maglie.
ed ora non ci resta che andare ad inserire i 2 laccetti per poterla chiudere a sacchetto. Dunque mi sono tagliata 4 fili della stessa lunghezza perché metterò 2 fili su un lato e 2 fili sull'altro, quindi ho tagliato 4 fili di circa 80 cm, ma voi dovete regolarvi anche con il vostro corpo borsa. Se la borsa l'avete fatta più larga, io comunque ho preso le misure in questo modo, cioè nel senso ho fatto passare il filo attorno giusto per capire poi se è troppo lungo lo taglio, e poi ho tagliato 4 fili della stessa misura. Quindi ora cosa facciamo? Andiamo a stendere la nostra borsa perché dobbiamo prendere i 2 lati precisi del bordo. Quindi una volta fatto questo andiamo a mettere il marcapunto esattamente nella piegatura. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato ed ora iniziamo ad inserire i nostri lacci. Mi inserirò ovviamente nell'ultima riga di punto canestro e in corrispondenza del marcapunti, quindi più o meno qui. Conto 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 ed esco dalla maglia bassa successiva. Quindi cercherò sempre di uscire dalla maglia bassa. Riconto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella maglia bassa, conto 1, 2, 3, 4, 5 e riesco dalla maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, rientro nella maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, riesco dalla maglia bassa. Qui conto 1, 2, 3, 4, 5 ed entro nella maglia bassa e procedo così fino ad arrivare di nuovo sull'altro lato. Ok, ho terminato questo giro, ora dobbiamo ripetere lo stesso procedimento ma partendo dall'altro lato, quindi prendo gli altri 2 fili, mi inserisco nella maglia bassa su questo lato e vado a seguire praticamente la stessa cucitura che ho fatto, solo che sto partendo dal lato opposto, quindi entro ed esco dagli stessi punti. Una volta che avrò fatto passare tutti i fili, facciamo la prova. Questo sarà il risultato, quindi tutto ok. Per bloccare questi fili ovviamente facciamo un nodino, volendo potete mettere anche una perla di metallo, io li ho terminate altrimenti l'avrei messa, quindi faccio un semplice nodino. E questo sarà il risultato finale. Io sono super soddisfatta del risultato, soprattutto per il colore che ho scelto, questo bellissimo color cuoio che fa vedere benissimo la trama. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Il filato utilizzato lo trovate da Hobby Perline, vi lascio il link nella descrizione in basso al video. Ovviamente io vi ho mostrato questa versione, ma potete realizzarla anche più grande oppure più piccola seguendo lo stesso schema ma cambiando il numero di catenelle di avvio. Quindi lo schema resta sempre lo stesso, si cambiano solo le catenelle e per le catenelle potete regolarvi tranquillamente con la misura in centimetri. Quindi che ne so, volete fare una borsa di 30 cm di larghezza, avviate un numero di catenelle che sia all'incirca di 28 cm, perché poi comunque dobbiamo fare dei giri di aumenti e il gioco è fatto. Quindi il progetto è completamente personalizzabile ma soprattutto molto semplice da seguire. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!